L'11 marzo del 2024 la Svezia è diventato il 32esimo paese a far parte della NATO, la North Atlantic Treaty Organization. Pochi mesi prima anche la Finlandia aveva aderito all'organizzazione, abbandonando definitivamente quella che era la sua storica posizione di neutralità e quindi portando lo sviluppo della NATO fino ai confini della Russia. Proprio questa espansione della NATO verso est è stato uno dei motivi, dei tanti motivi che avrebbero spinto l'invasione poi della Russia in Ucraina, lo scoppio della conseguente guerra che ci sta affliggendo indirettamente da 3 anni a questa parte. Ma alla fine, quindi, è valsa la pena la creazione e poi il mantenimento e l'espansione della NATO? Beh, in questo video cercheremo di conoscere i motivi alla base della nascita di questa organizzazione e poi il suo sviluppo. Quindi cercheremo di vedere la storia della NATO dalle sue origini a oggi. Benvenuti quindi a un nuovo episodio di Voci dal passato, il podcast di The History Tales in cui raccontiamo le storie che hanno segnato la nostra storia. Come sempre, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e ovviamente, qualora lo vogliate, potete trovare nel box in descrizione tutti i link per sostenerci nella nostra attività. Il 4 aprile del 1949 a Washington 12 stati siglarono un accordo per un'alleanza militare, politica ed economica che sarebbe entrata in vigore dall'agosto dello stesso anno. Questi paesi erano il Belgio, la Danimarca, la Francia e l'Islanda, l'Italia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, Portogallo e il Regno Unito. Ed infine si aggiungevano a tutti questi paesi europei anche Stati Uniti e Canada per il Nord America. L'alleanza nacque in aperta antitesi all'Unione Sovietica, con cui i rapporti dopo la Seconda Guerra Mondiale si erano progressivamente incrinati. Alla generale diffidenza di alcuni paesi europei, su tutti, come è noto, la Gran Bretagna, che fin dall'epoca della Rivoluzione d'Ottobre avevano iniziato a considerare i sovietici alla stregua di un nemico, e nonostante la parentesi della seconda guerra mondiale in cui sostanzialmente l'Unione Sovietica insieme agli alleati combatterono contro i nazisti, anche gli Stati Uniti iniziarono progressivamente a sviluppare un forte antagonismo verso l'URSS, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che quindi divenne a tutti gli effetti un vero e proprio rivale. Queste tensioni erano nate già durante le conferenze di Yalta, di Potsdam, che si erano tenute in pieno svolgimento della guerra ed erano nate soprattutto per un discorso della suddivisione territoriale, ma anche politica, sociale, culturale del mondo dopo la seconda guerra mondiale, quando sostanzialmente per superare le divisioni tra le grandi potenze, su tutte Gran Bretagna, Stati Uniti e Russia, e URSS anzi, ma anche la Francia, si tentò la strada delle cosiddette sfere di influenza, ovvero di suddividere sostanzialmente l'Europa, meglio la Germania in primis e poi anche la stessa Berlino, poi questo schema purtroppo si adatterà anche all'Europa e non solo, in diverse parti, ben 4, ciascuna controllata indirettamente da questi 4 paesi. La stessa Berlino causava un po', dei problemi perché ovviamente si trovava tutta nella parte est, tuttavia sulla base dei buoni rapporti si decise comunque di suddividerla, perché anche i sovietici garantirono il libero accesso alla città per un breve periodo in realtà, anche per francesi, britannici e americani ovviamente. C'è da dire che questo discorso delle sfere di influenza forse fu proprio l'URSS la prima a prenderlo anche troppo alla lettera, tant'è che sostanzialmente nel giro dei 20 anni successivi alla fine della guerra mondiale, 20, 25 anni, tutti i paesi dell'Europa orientale rientrarono sotto il dominio sovietico indirettamente o direttamente e divennero quindi poi satelliti della stessa URSS. I casi più celebri poi furono quelli dell'Ungheria alla metà degli anni '50 o anche, la Cecoslovacchia con la presa di Praga del '68. Ma se il clima di tensione in Europa era già evidente quindi nel '46, alla fine della guerra, quando Churchill disse la famosa frase che sull'Europa era calata questa cortina di ferro che divideva
il continente in due parti, certamente gli eventi degli anni successivi, e in particolar modo del 1948, accelerarono significativamente gli eventi e il processo di formazione della NATO. Dapprima il colpo di Stato in Cecoslovacchia filo-sovietico, dall'altro ci fu il blocco di Berlino, ordinato da Stalin, che tentava con questa mossa di far desistere dall'occupazione degli alleati di Berlino e sostanzialmente voleva tenere per sé tutta la capitale, l'ex capitale, che come detto era immersa nell'area orientale, quindi sotto la tutela sovietica. Contestualmente a ciò c'è anche da dire che il presidente Truman americano aveva una forte politica anticomunista e l'abbiamo visto in alcuni video qui sul canale, quando specificatamente abbiamo parlato della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, di come proprio la competizione e la paura che i sovietici potessero arrivare quanto prima alla vittoria sul Giappone, portò in qualche modo, senza che ce ne fosse un reale bisogno, il presidente americano a scegliere di sganciare le due nucleari. Il blocco di Berlino intanto proseguiva e così si intensificarono le trattative per giungere ad un'alleanza militare, il cosiddetto Patto Atlantico, siglato, come detto, nell'aprile del 49. Varie erano le clausole presenti in questo trattato. La più famigerata, conosciuta e recentemente tornata alla ribalta è il famoso articolo 5, in cui sostanzialmente si affermava che qualora uno degli stati sarebbe stato in qualche modo attaccato gli altri sarebbero dovuti intervenire in sua difesa. C'è da dire che l'articolo specificatamente fa richiamo poi anche all'articolo di legittima difesa, l'articolo 51 degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite, pardon, che tristemente oggi viene spesso citato anche in maniera impropria da altri stati. Allo stesso tempo comunque c'è da dire che nell'articolo 5 non è esplicitamente detto che gli altri stati debbano intervenire militarmente, ma l'opzione militare è una delle possibilità con cui i firmatari del trattato debbano in qualche modo garantire l'assistenza al paese attaccato. La ratifica del trattato di adesione fu abbastanza rapida, anche se in alcuni paesi, e fra tutti l'Italia e la Francia, ci furono non poche proteste e problemi, soprattutto perché si tratta di due paesi in cui il Partito Comunista, due paesi europei, in cui il Partito Comunista era particolarmente forte. Dal canto suo, l'Unione Sovietica non fece nulla per limitare le preoccupazioni dei paesi firmatari. Nell'agosto del 49 scoppiò il primo ordigno nucleare di fabbricazione sovietica e nello stesso anno venne proclamata la Repubblica Popolare Cinese, che quindi aumentava potenzialmente. Poi si è scoperto che insomma i due paesi non erano propriamente d'accordo, o comunque non collimavano nelle stesse posizioni, aumentava il pool, diciamo, di paesi di matrice comunista. E allo stesso tempo, l'anno successivo, come è noto, e ne abbiamo parlato anche questo in un video approfondito, scoppiò la guerra di Corea, primo vero conflitto indiretto fra americani e sovietici. Mentre la NATO proseguì il suo rafforzamento sul piano militare, lanciando poi anche le prime operazioni di addestramento congiunte, nel febbraio del 52 avvenne il primo allargamento, che portò all'inclusione della Grecia e della Turchia. Ma è nel 55 che avvenne uno dei punti chiave della strategia dell'allargamento della NATO, quando anche la Germania Ovest, il 9 maggio, entrò a far parte dell'alleanza, suscitando ovviamente la risposta dell'URSS, che non poteva accettare una simile decisione. Non si trattava più solo di una questione territoriale, ma anche del fatto che la NATO ora poteva contare sulla potente industria tedesca. E i sovietici risposero quindi con il patto di Varsavia, un'alleanza militare che includeva anche l'Ungheria, la Cecoslovacchia, Polonia, Bulgaria, Romania, Albania e ovviamente la Germania Est. A questo punto, nel 1955, i due blocchi erano sostanzialmente completi, ufficiali e antagonisti. Il primo stress test per l'alleanza NATO fu la crisi dei missili di Cuba nel 1962. Come è noto, il test fu subito un fallimento perché Kennedy agì per conto degli Stati Uniti senza consultare minimamente gli alleati.
alla fine portò alla rimozione, come è noto, dei missili Jupiter sia in Italia e soprattutto in Turchia, e di conseguenza poi i sovietici smontarono le installazioni missilistiche a Cuba. La crisi di missili poi ne parleremo sicuramente in un altro video, e sarebbe anche bello, perché no, fare un approfondimento con persone che sono più competenti e che conoscono molto meglio il tema. Anzi, fatecelo sapere nei commenti se vorreste vedere sul canale questo tipo di video. Beh, è un evento che in qualche modo non si distacca troppo da quelli che sono le mosse recenti della NATO, quelle che hanno poi effettivamente offerto il pretesto per l'attacco in Ucraina e precedentemente anche per la guerra in Georgia, se torniamo indietro nel 2008. Nessuna delle due superpotenze, anche diciamo, hanno tutte le ragioni per volerlo, nessuna delle due in realtà vuole che si superi un limite territoriale per cui poi la minaccia possa diventare estremamente diretta. Si vuole mantenere uno spazio di difesa, una zona cuscinetto, che appunto garantisca una certa salvaguardia del territorio, ciascuno per gli Stati Uniti e ciascuno per l'Unione Sovietica, oggi la Russia. All'epoca poi, come sappiamo, Kennedy e Khrushchev riuscirono, con una mediazione anche nota di Papa Giovanni XXIII, a raggiungere un accordo diplomatico e, come detto, i sovietici ritirarono i missili da Cuba, mentre gli americani da Turchia e Italia. Oggi, come è noto, non è stato possibile arrivare a questo tipo di accordi, probabilmente anche per una certa incompetenza da ambo le parti. Ma torniamo però sul nostro racconto della NATO. A partire da già dal 1959 e poi ufficialmente nel 66, la Francia si ritirò clamorosamente, potremmo dire, dal comando militare della NATO, richiedendo tra l'altro che l'allontanamento delle truppe dal suo suolo e lo spostamento del comando generale, che appunto era all'epoca in Francia e che venne spostato in Belgio. Tuttavia, degli accordi segreti tenuti con gli Stati Uniti permisero una collaborazione esterna della Francia alla NATO, e comunque la Francia non dichiarò mai di non partecipare eventualmente, se fosse stato necessario, all'applicazione del fantomatico articolo 5. La scelta dei francesi fu dovuta a diversi fattori. Prima fra tutti, ovviamente, quello di avere una maggiore libertà decisionale di azione nelle sue ex colonie, soprattutto la sensazione di essere anche poi in secondo piano rispetto alla Gran Bretagna all'interno dell'Alleanza Atlantica. Dovettero trascorrere quasi 50 anni, perché solo a partire dal 2009 la Francia decise di rientrare con una piena partecipazione nella NATO. Per diversi anni poi la NATO non allargò il proprio numero di membri. Da un lato i due blocchi proseguirono il loro rafforzamento militare, dall'altro si attuò una politica sotto traccia all'interno dei paesi stessi dei due blocchi per cercare di destabilizzare le due alleanze. Si tratta delle cosiddette operazioni Stay Behind, tenute segrete all'opinione pubblica e rivelate solo molti anni dopo. Tra le più note per noi italiani, anche tristemente note per diverse implicazioni politiche che ha avuto, vi è la cosiddetta Operazione Gladio, che nasceva con scopi paramilitari e che fu dietro molte delle pagine oscure della storia italiana degli anni 70 e 80. Similmente, nel blocco orientale possiamo pensare agli eventi di Praga, che ebbero un simile sviluppo, garantendo quindi poi il pretesto ai sovietici per entrare con i carri armati all'interno della capitale dell'odierna Repubblica Ceca e installare insomma un governo fantoccio. Gli anni '80 videro, soprattutto sotto la presidenza americana di Reagan, un forte incremento dell'arsenale militare e nucleare degli Stati Uniti. La controparte sovietica, Gorbaciov, invece si mostrò più dialogante, più ragionevole, stranamente aggiungerei, iniziando una serie di trattative che portarono nel 1990, quindi nella piena periodo di dissoluzione dell'Unione Sovietica, ai cosiddetti accordi START, che prevedevano la riduzione del 50% delle armi nucleari strategiche. Nel frattempo, la NATO aveva assunto un nuovo membro. Dal 1982 la Spagna entrò nell'alleanza, anche se divenne parte della struttura militare solo nel 98. Sorvolerò su alcune entrate e uscite di altri paesi come la Grecia, che per motivi interni e per le tensioni con la Turchia uscì momentaneamente dall'alleanza per poi rientrare successivamente.
Tra il 1989 e il 1991 la dissoluzione dell'Unione Sovietica portò sulla carta alla scomparsa della ragione di esistere della NATO. Nel 91, al vertice di Roma, vennero quindi dichiarati nuovi compiti, che vennero però tuttavia approvati solo 8 anni dopo, nel 99. Tra questi quello di non considerarsi avversari di nessun paese. L'allargamento dell'alleanza diveniva quindi anche aveva nuovi scopi, non solo più quello di difesa militare, ma anche scopi ambientali, economici e sociali. Pur venendo meno il suo motivo di esistenza, la NATO si reinventò per poter continuare ad esistere. I primi anni 90 proseguirono nel segno della distensione. Nel 93 vennero siglati gli accordi START 2, quindi 2 o 3 anni dopo la prima stesura che appunto, come detto, avvenne tra il 90 e il 91, con la riduzione quindi delle testate nucleari in Europa. Altre iniziative avvicinarono la Federazione Russa e gli ex stati sovietici alla NATO. Nel 98 venne per esempio istituito anche un consiglio congiunto permanente NATO-Russia. L'8 luglio del 97, tuttavia, Ungheria, Repubblica Ceca e soprattutto la Polonia vennero invitate ad aderire all'Alleanza Atlantica e tutte e tre accettarono. L'Ungheria fece anche un referendum per confermare questa decisione che incontrò addirittura l'85% dei voti a favore. A detta di molti storici e analisti politici, questo evento fu un grave errore politico, clamoroso, che portò nuovamente a un clima di tensione. Pochi anni dopo, poi nel 2004, vi fu un altro sostanzioso allargamento con Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia e anche la Slovenia, che entrarono quindi a far parte dell'Alleanza Atlantica ed erano quasi tutti stati ex sovietici o comunque all'interno dell'orbita sovietica. E questo aumentava ovviamente anche la progressiva vicinanza della NATO proprio alla Russia. Da un lato poi c'è da dire che gli armamenti effettivamente continuarono a diminuire anche per gli accordi START, ma anche per altri tipi di accordi che erano stati fatti anche direttamente tra Stati Uniti e Russia. Tuttavia vennero ridistribuiti. Ci furono infatti di progetti nel 2002 dei piani che prevedevano la distribuzione di alcuni missili in Repubblica Ceca e Polonia, quindi praticamente davanti ai confini russi, con evidenti proteste da parte di questi ultimi. Poi nel 2004, durante il vertice di Istanbul, venne sviluppato il piano di Baltic Air Policing, volto a rispondere ad eventuali interferenze nello spazio aereo appunto dei paesi baltici. Ma quindi come siamo arrivati a questo punto? In soli 7 anni, 8 anni, 12, 13 se vogliamo considerare anche il secondo allargamento. Le spiegazioni sono molteplici, probabili e non sicure e forse prima sarebbe anche necessario fare un passo indietro e tornare momentaneamente alla fine degli anni 90, quando durante lo sgretolamento dell'Unione Sovietica vennero presi apparentemente degli accordi informali con il governo russo che sono stati resi noti poi solo recentemente da un'inchiesta giornalistica che ha scovato questi documenti negli archivi britannici. Tra i documenti più rilevanti emersi sull'unificazione tedesca dopo la caduta del muro, vi è un verbale desecretato nel 2017 che è stato scoperto dallo studioso Joshua Stephenson, appunto nel British National Archives e citato anche in un'inchiesta del settimanale tedesco Der Spiegel. Il documento riporta i colloqui del 6 marzo 91 tra i direttori politici degli esteri di USA, Regno Unito, Francia e Germania Ovest sul futuro della sicurezza in Europa dopo la guerra fredda. In quell'occasione i 4 paesi occidentali definirono assolutamente inaccettabili le richieste di adesione alla NATO da parte di Polonia e di altre nazioni dell'Europa orientale, affermando che l'alleanza non si sarebbe dovuta estendere oltre la linea dell'Oder, il fiume. Il rappresentante tedesco Jürgen Robog dichiarò che questo impegno era stato anche concordato con il cancelliere Kohl e con il ministro Genscher. Anche il delegato americano Raymond Seitz ribadì che nei colloqui 2 più 4 e in altri contatti con Mosca gli Stati Uniti avevano promesso che la NATO non si sarebbe allargata oltre la Germania unificata, né formalmente né informalmente. Il documento confermava poi quanto sostenuto da Gorbaciov che nel 2008 ricordava le promesse verbali ricevute dai leader occidentali sulla non espansione della NATO appunto a est. Sebbene alcuni, come l'ex segretario di Stato James Baker, abbiano successivamente negato, varie testimonianze diplomatiche, tra cui anche quella dell'ex ambasciatore degli USA Jack Matlock,
attestano che tali garanzie furono effettivamente date. Nel secondo Der Spiegel anche rappresentanti britannici e francesi operarono simili promesse a Mosca. A prescindere da questo documento, vero, falso, rimaneggiato che sia, è evidente che il dato di fondo rimane. L'esistenza stessa della NATO era venuta meno all'inizio degli anni 90, fine anni 80, e allo stesso modo varie motivazioni portarono, come abbiamo visto, non solo alla conservazione dell'alleanza, ma anche al suo allargamento e al non venire meno dei suoi requisiti militari. Un saggio molto interessante di Kimberly Martin, pubblicato nel 2018 sull'European Journal of International Security, pubblicato poi dalla Cambridge University Press, offre, secondo me, un quadro completo, nonché una serie di fattori convincenti che hanno portato poi a questo risultato finale. Da un lato ci fu infatti una forte pressione politica da parte dei paesi orientali, la Polonia in primis, timorosi del vicino gigante russo e desiderosi di uscire definitivamente dalla sfera di influenza sovietica. Leader come Lech Walesa della Polonia o Václav Havel della Cecoslovacchia esercitarono pressioni significative sul presidente Clinton già nell'aprile del 93, quindi siamo veramente pochi anni dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, sostenendo quindi appassionatamente l'adesione alla NATO. Proprio Clinton e la sua amministrazione sono poi un altro fattore importante, perché da un lato il presidente credeva che la NATO poteva essere usato realmente come un veicolo culturale e sociale e quindi l'adesione dei paesi orientali poteva velocizzare determinati progressi verso la cosiddetta democrazia. Si pensi banalmente ancora oggi alle difficili attuazioni di diritti civili, quali l'aborto o i diritti per gli omosessuali, che in alcuni paesi orientali sono fortemente osteggiati. Ma non furono solo i democratici, in quel periodo anche i repubblicani americani divennero convinti che l'espansione della est della NATO era una cosa necessaria, tanto da farne un caposaldo politico dei loro programmi. Siamo nel pieno degli anni 90 e gli Stati Uniti hanno perso il loro principale antagonista. Siamo ancora lontani dalle crisi terroristiche dei primi anni 2000 e gli americani abbracciano come nuovo dovere quello di esportare la democrazia, termine che più volte gli si è anche ritorto contro, come sappiamo e come gli eventi successivi hanno dimostrato. In generale la posizione americana aveva trovato una certa acquiescenza poi nella controparte dell'Europa occidentale. Guarda caso, soprattutto se si considera poi la difficile situazione in alcuni paesi dell'Europa orientale, come per esempio la Jugoslavia, che proprio nel corso degli anni 90 visse due terribili guerre civili. Di contro la Russia non offriva una prospettiva stabile di sicurezza per questi paesi e forse a questo punto bisognerebbe anche riflettere maggiormente non solo per quello che è successo in passato, ma anche per un eventuale futuro. I progressi fatti da Gorbaciov negli anni '80 e poi portati avanti da Boris Eltsine all'inizio del decennio successivo non portarono ad un sostanziale cambiamento dell'establishment russo. Sì, gli oligarchi effettivamente, sostanzialmente, iniziano ad applicare una politica economica di stampo apertamente capitalistico, ben distante dai piani quinquennali dell'Unione Sovietica, ma dal punto di vista politico e sociale le distanze con l'Occidente erano ancora incolmabili. Inoltre, per decenni il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, nel corso del periodo proprio dell'URSS, aveva tenuto a bada le tendenze indipendentiste di diverse regioni dell'enorme territorio di cui era costituito e ciascuna con istanze politiche, sociali e soprattutto religiose diverse. Abbiamo visto in un precedente video il caso dell'Azerbaigian, così come di altri paesi del Caucaso, l'Armenia, la Georgia, ma ci sono tuttora regioni quali la Cecenia, il Dagestan, l'Ossezia e ancora altre che sono notoriamente per esempio a matrice musulmana, quindi con forti aspirazioni indipendentiste e non solo. Altre cosiddette repubbliche, poi, facenti parte dell'odierna federazione, tentarono diverse volte di sganciarsi e di rendersi indipendenti. Penso ad esempio anche alle repubbliche dell'Asia centrale. Ci sono diverse situazioni di tensione tuttora all'interno, soprattutto etniche e religiose, all'interno dell'enorme territorio russo. Un pericolo che alla fine degli anni 90 è stato scongiurato solo con l'avvento politico di Putin e la progressiva installazione di un governo fortemente autoritario, quasi dispotico, che ha portato con non poche problematiche alla pacificazione con alcune di queste repubbliche. Caso notes è ovviamente quello della Cecenia, che
ed è emblematico in questo senso che dopo la terribile strage del 2004 della scuola di Beslan in Ossetia, Putin abolì le elezioni dirette dei governatori delle repubbliche. Vi ricordo che la Russia è a tutti gli effetti è tecnicamente una federazione, si chiama Federazione Russa. Nel momento in cui vennero abolite ovviamente le elezioni dirette di queste repubbliche, si crearono un po' di cortocircuiti all'interno del sistema politico russo, anche perché Putin si arrogò sostanzialmente il privilegio di nominarli direttamente. I russi poi hanno sempre tentato di avere nei paesi limitrofi ex sovietici governi alleati o comunque neutrali. Il caso emblematico è noto ancora oggi è quello ovviamente della Bielorussia, ma per diversi anni anche in Ucraina, prima del 2014. Una politica che comunque è stata adottata per decenni anche dagli Stati Uniti in Europa. Gladio l'abbiamo detto, ma anche la guerra fredda porta diversi esempi di questo tipo di politica, penso alla dittatura dei colonnelli in Grecia o le stesse dittature sopravvissute in Spagna o in Portogallo, ma anche e soprattutto poi nel Sud America, come ancora oggi tende a fare. Come notato poi nell'articolo che abbiamo citato di Kimberly Martin, la causa principale della sfiducia e dell'ostilità russa verso l'Occidente non è solo data dall'espansione della NATO. Il problema di fondo infatti è radicato all'interno della politica interna, dove nazionalisti e statalisti non potevano accettare un ruolo diminuito della Russia sul palcoscenico mondiale e soprattutto in un ordine mondiale che ormai era dominato dall'Occidente. La preoccupazione principale di Mosca era la perdita di status e di influenza globale, piuttosto che poi effettivamente la minaccia militare diretta della NATO. Le azioni unilaterali occidentali, come gli attacchi aerei della NATO in operazioni che erano comunque out of area, dove probabilmente sarebbe dovuto in realtà intervenire le Nazioni Unite, penso alla Bosnia, al Kosovo, o anche dopo l'Iraq e quant'altro, sono state percepite come irritanti per i politici e i leader militari russi e molto più irritanti proprio dell'espansione geografica dell'alleanza, poiché simboleggiavano effettivamente un declino per quella che era l'influenza russa, sovietica, che dir si voglia, se vogliamo tornare a guardare al passato, della Russia. Sia la Russia, da un lato, ancor prima l'Unione Sovietica, ma anche la NATO, hanno perseguito una politica sempre improntata su quelle che erano le cosiddette sfere di influenza e comunque sul tentativo di creare degli stati satelliti, dei governi fantocci e quant'altro. In qualche modo, quindi, disturbando altri paesi di cui non avevano alcun diritto, su cui non avevano alcun diritto di intervenire. Pensiamo, per esempio, poi a quello che succede ancora oggi, ma per anni per decenni è successo in Medio Oriente o in Africa. Pensiamo all'intervento in Libia nel 2011 che causò la caduta di Gheddafi e poi tutta una serie di reazioni a catena che coinvolsero gran parte del mondo arabo e soprattutto del Nord Africa, e quando Francia, Gran Bretagna, USA intervenirono, in maniera sostanzialmente unilaterale, o ancor più emblematico è il caso della Siria e dell'ISIS, dove Russia e Stati Uniti hanno condotto bombardamenti congiunti in alcuni casi o comunque in accordo, di facciata sembrava essere in quegli anni, andate a rivedere i giornali dell'epoca, sembravano quasi essere dallo stesso lato contro l'ISIS, ma in realtà poi, come sappiamo, mentre gli Stati Uniti puntavano al rovesciamento anche del governo di Assad, dall'altro i russi continuavano a sostenere, tant'è che siamo arrivati ben 14 anni dopo alla sua poi definitiva caduta. Beh, poi non da ultima c'è questa escalation tra l'Iran e l'Israele ed Israele che non è altro che un ennesimo pezzo di questo conflitto freddo tra le 2 potenze che, con l'evidente scopo di giustificare l'attacco di Israele da parte degli americani solo per come una forma di ulteriore indebolimento dei russi che, come è noto, si riforniscono di armi dagli stessi iraniani e nell'Iran trovano uno dei pochi alleati, assieme alla Corea del Nord per esempio, che, contribuiscono attivamente anche a livello militare. La posizione difficile poi della Russia negli ultimi anni è anche aggravata dalla presenza del gigante rosso cinese. La Cina è a tutti gli effetti un paese ancora comunista, è vero che è anche considerato un paese alleato, ma è anche un competitor e un pericoloso confinante. Se ne facciamo quindi un discorso meramente politico, l'intervento in Ucraina non è poi così clamoroso né inaspettato. Più che un intervento a scopo di espansione, è ovviamente a livello politico l'ennesimo tentativo della Russia di far valere la propria presenza e autorità sul piano internazionale.
I russi però hanno ereditato sì un grande arsenale militare nucleare dai sovietici, ma come i predecessori, ancor prima l'impero russo, hanno dimostrato per l'ennesima volta ampiamente che non sono in grado di sfruttarlo appieno per numerosi problemi logistici e organizzativi del proprio esercito, che in qualche modo riflettono poi proprio queste divisioni etniche, territoriali, culturali che ci sono all'interno della Russia. Dal canto suo, la NATO avrebbe forse dovuto cessare di esistere nel 91 o comunque trasformarsi in maniera più esplicita, e quindi completare questa trasformazione in chiave sociale ed economica. Certamente poi anche le intenzioni manifestate nel 2008 di includere nell'alleanza appunto l'Ucraina e la Georgia, quindi sostanzialmente completando un cerchio attorno alla Russia, non diminuirono le tensioni, che anzi vennero ulteriormente esacerbate. Come al solito, insomma, ciascuno racconta la propria verità e forse solo tra diversi decenni, forse, avremo modo di capire bene come siano andate le cose negli ultimi 20 e 30 anni. Quel che è certo è che evidentemente la guerra fredda è stata solo messa in stand-by per qualche decennio, ma che le due superpotenze continuarono e continuano tuttora a confrontarsi in maniera, direi, deplorevole e scorretta in ogni parte del mondo, alle spalle di centinaia di migliaia di persone che muoiono in Ucraina, in Medio Oriente, in Africa e in altre parti del globo. La NATO, dal canto suo, ha certamente avuto un ruolo decisivo nel controbilanciare l'Unione Sovietica e i suoi satelliti nel corso del Novecento, spesso e volentieri attraverso metodi poco ortodossi e certamente poco democratici. Ma in fondo la storia è questo: non esistono buoni o cattivi, ma solo persone che agiscono per il proprio interesse. Beh, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e mi raccomando iscrivetevi al canale. Sono sicuro che avrete molto da discutere su questo argomento e perciò vi invitiamo a commentare qui sotto, vi prego sempre in maniera civile ovviamente, così da aprire poi un interessante dibattito su un tema storico tanto importante ma anche tanto attuale come quello di cui abbiamo parlato oggi. Ci vediamo quindi al prossimo episodio, alla prossima!